Salve a tutti ragazzi, io sono Roby Rocks, benvenuti nel mio canale, benvenuti nel mio studio ed oggi sono qui per mostrarvi un pedale che me lo avete chiesto in tanti e dunque eccoci qui che vado a recensirlo e a mostrarvelo. Sto parlando del Mothership di Tsakalis Audio Works. Il Mothership, adesso avremo modo un po' di sentirlo, di provarlo, di scoprirlo, ve lo dico già da subito, è un stupendo, bellissimo preamplificatore valvolare con all'interno anche una simulazione di power amp analogico e la simulazione di cabinet, questa digitale, perché bene sì, l'unica cosa digitale presente in questo pedale riguarda solamente la simulazione di cabinet che avviene tramite degli impulse response. Tsakalis è un'azienda greca, spero di pronunciarlo giusto il nome perché non conosco il greco, quindi chiedo scusa, ma comunque questo è realizzato in Grecia, è un pedale boutique. Tsakalis è un'azienda che realizza prodotti veramente di alta qualità e questo nella fattispecie è la loro massima espressione, la loro, per così dire, opera d'arte. Non per nulla si chiama Mothership. È un pedale completamente valvolare che, come vi ho già anticipato, può essere utilizzato come amp simulator, ma attenzione, possiamo anche utilizzarlo solo anche come preamp e solo anche come semplice overdrive, quindi un distorsore valvolare, perché ci sono varie modalità d'uso, vari collegamenti che vi vado a mostrare in questo video. È giusto sottolineare che questo pedale ha tutti i controlli analogici, quindi alti, medi, bassi, gain, master vengono tutti regolati fisicamente. Ci sono anche altri controlli come la selezione dell'impulse response ed altro che invece può essere richiamato tramite MIDI, ma di base questo pedale è completamente analogico. I controlli disponibili sono solamente ed esattamente quelli che vediamo on board. Nella fattispecie abbiamo dunque 3 foot switch in basso e 2 file di controlli in alto. Queste 2 file corrispondono ai 2 canali di questo pedale. Quindi per ogni canale abbiamo i controlli di gain, i controlli del volume di uscita e il tone stack composto da alti, medi e bassi e presence. Ecco, questi sono esattamente uguali per ambedue i canali che, ricordo, sono identici. Abbiamo poi anche dei piccoli switch a 3 posizioni che ci permettono di cambiare il tipo di cabinet e il tipo di modalità indipendentemente per ognuno dei 2 canali. Ognuno di questi 2 canali presenta a sua volta 2 versioni A e B. E con i foot switch che troviamo in basso possiamo dunque accendere e spegnere il pedale, cambiare canale tra l'1 e il 2, cambiare versione tra A e B. Per quanto riguarda invece le connessioni, abbiamo a disposizione l'input dove andremo a collegare il nostro strumento, il send e il return che è di tipo seriale, dunque un semplice FX loop. Abbiamo poi l'uscita amp out con la possibilità di switchare tra power amp e pre. Questa è una cosa molto importante perché quando ci colleghiamo ad un nostro amplificatore vero usciremo da qui. Questa uscita è priva di qualsiasi simulazione di cabinet, quindi abbiamo il suono solo del preamplificatore. Spostando lo switch verso il basso, quindi nella modalità pre, utilizzeremo il Mothership esattamente come fosse un pedalino overdrive, ossia usciremo da amp out ed entreremo direttamente in front of amp. Mentre se è nostra intenzione utilizzarlo nel return del nostro amplificatore, ebbene dovremo spostare questo switch verso l'alto nella modalità power. Questo significa che il Mothership sarà in modalità proprio come fosse il preamplificatore, quello vero del nostro amplificatore, e quindi avrà un livello di uscita adeguato per entrare nel return del nostro amplificatore.
Di fianco invece abbiamo l'uscita Cab Out. L'uscita Cab Out ci permette di collegarci direttamente, ad esempio, ad un mixer o a una scheda audio, perché questa uscita, come dice il nome Cabinet Out, ha la simulazione di cabinet, quindi la simulazione di cassa integrata. Qui abbiamo il ground leaf che possiamo attivarlo oppure meno. Di fianco abbiamo l'ingresso MIDI per poter controllare il pedale tramite MIDI e una presa USB in modo da collegarlo al computer. Connetterlo tramite USB al computer serve per poter gestire i vari impulse response tramite il proprio editor. Attenzione, non c'è un reeditor dei parametri perché, ripeto, questi parametri sono fisici, sono analogici. Se vogliamo alzare o abbassare le basse o le medie dobbiamo mettere mano sul pedalino. Questo editor serve semplicemente per selezionare quali dei vari cabinet a disposizione devono occupare i 3 slot disponibili sul pedale. Attenzione bene, perché non è possibile caricare impulse response di terze parti, perché Mothership di Tsakalis utilizza la sua proprietaria versione, il loro proprietario formato di impulse response, che a detta loro è un formato più dettagliato e che tiene conto di altre caratteristiche, quali ad esempio la dinamica, diversamente da un semplice IR che, ricordiamo, è semplicemente un filtro di equalizzazione. Quindi, se è vostra intenzione caricare i vostri IR, sappiate che con il Mothership non lo potete fare. Piccola interruzione, io vi invito a sostenere la mia attività abbonandovi al mio canale. Lo potete fare scegliendo uno dei vari livelli di abbonamento. In base al livello scelto avrete a disposizione vari vantaggi, come ad esempio contenuti esclusivi e l'accesso all'area di condivisione riservata. Per informazioni scrivete a abbonamenti@robyrocks.it. Grazie. Per questa prova io utilizzerò la mia PRS CE24 collegata direttamente nell'ingresso del Diamond Comp EQ, un compressore di tipo ottico. Dal Diamond Comp EQ entro direttamente in input del Mothership. Nell'FX Loop, quindi tra il send e il return, ho posizionato il Boss CE2 Wazacraft. Poi esco dal Cab Out, quindi con la simulazione di cabinet, e dentro in ingresso al mio Eventide H90, che utilizzo solo e unicamente come unità di riverbero. Da qui esco e vado direttamente alla scheda audio. Quello che avete sentito è il suono della mia chitarra senza alcun processamento, infatti ora è tutto spento. Andiamo ad accendere il Mothership. Mettiamoci un po' di compressore prima e anche un po' di riverbero dopo. Allora, cominciamo a vedere un po' più da vicino questo pedale. Sono sul canale 1. Come avete potuto vedere, accendo e spengo il pedale con questo pulsante, utile quando lo utilizzo ad esempio come overdrive. Con il secondo pulsante vado e cambio tra canale 1 e canale 2. Mentre col pulsante in fondo a sinistra attivo la versione B di ogni canale. Questa è una cosa molto interessante perché possiamo avere due versioni A e B per il canale 1 e altre due versioni A e B per il canale 2. Che cosa cambia dalla versione A alla versione B? Beh, cambia la quantità di gain ed il volume di uscita. Infatti, se date un occhio, il tone stack, ossia quello composto da alti, medi, bassi e presence, è
comune ad entrambi i canali, mentre abbiamo il gain A ed il volume A, abbiamo il gain B e il volume B. Questo sta a significare che io posso avere dei controlli, quindi delle regolazioni di gain diverso per A e per B, sia per il canale 1 che per il canale 2. Ad esempio così sono sul canale 1A. Ora mi metto sul canale 1B e mi faccio una regolazione diversa di gain e naturalmente vado a compensare magari abbassando un po' il volume. Sono sempre sul canale 1. Sto semplicemente switchando tra A e B. La stessa cosa dicasi per il canale 2. In questo caso, per esempio, mi abbasso il gain un po' e me lo metto lì così, alzo ovviamente un po' il volume tanto da dare un po' di respiro. Passo sul canale B, il canale B esagero con il gain, ovviamente compenso un po' col volume. In questo caso io cerco di tenere i volumi alla stessa intensità per non causare dei clip al video, ma naturalmente questo utilizzo è molto interessante perché potremmo avere naturalmente la stessa quantità di gain ma volumi diversi. Quindi magari, ad esempio, se stiamo facendo un solo e abbiamo bisogno di passare appunto dalla ritmica alla parte solista, ci basterà premere il pulsante AB per avere un maggiore volume. Premendolo di nuovo ritorniamo al volume ritmica, quindi è molto molto interessante. Un'altra cosa molto bella è il fatto che possiamo scegliere per ogni canale dei cabinet diversi. In questo caso, con questo switch a 3 posizioni, possiamo sceglierne 3 di quelli che abbiamo selezionato tramite l'editor. Ossia, tramite l'editor abbiamo veramente decine. Di queste decine ne selezioniamo 3 e le mettiamo in uno dei 3 slot. Ad esempio, sul primo slot io mi sono messo questo. Il secondo. E il terzo. Tre cabinet distinti per il canale 2 e 3 cabinet distinti per il canale 1. Non devono essere per forza uguali. Ecco, questo controllo, quindi questa selezione di IR è naturalmente un controllo digitale. Questo può essere gestito tramite MIDI, quindi tramite MIDI possiamo mandare il control change dedicato in modo da caricare l'IR che ci serve. Un altro switch è quello che troviamo a destra, anche questo si ripete ed è indipendente per entrambi i canali e ci permette di scegliere la modalità di funzionamento delle valvole del mothership. Sostanzialmente il mothership al suo interno contiene 2 valvole 12AX7. E attenzione, diversamente da quello che si crede, non è che una valvola è dedicata al canale 1 e una valvola è dedicata al canale 2, come spesso avviene in molti pedali. No, le valvole lavorano sempre in coppia, praticamente andando a selezionare la modalità. Qui abbiamo L, M e H, vale a dire low, middle, high. Possiamo scegliere in L se funziona solo una valvola delle 2, quindi avremo meno gain, ossia un suono più pulito. Se lo posizioniamo su M, vorrà dire che il circuito si modifica per far funzionare sostanzialmente una valvola e mezza.
quindi un gain leggermente più spinto. Se invece ci posizioniamo su H, quindi height, vuol dire che funzionano entrambe le valvole, dunque avremo maggiore distorsione. Questa può essere selezionata sia per il canale 2 che per il canale 1. Come potete vedere abbiamo tre voicing, tre voci, tre colorazioni diverse. Tutto questo sommato al fatto che posso cambiare IR, sommato al fatto che oltre ai 2 canali ho anche 2 varianti, mi dà una paletta sonora e una possibilità di suoni, ripeto, tutti completamente analogici e totalmente valvolari, veramente grandiosa. Il Mothership da questo lato qua è un pedale favoloso. Fra l'altro, essendo anche completamente analogico, ha una latenza veramente quasi pari a zero. Attenzione bene, ha una latenza di 0,2 millisecondi, quindi una risposta sia in dinamica ma anche al tocco, al feeling, che è veramente stupenda. Probabilmente quel 0,2 che è impercettibile è praticamente dato in parte dall'IR che comunque viene applicata e in parte al circuito stesso. Concludiamo dando un occhio al send and return. Il send and return, attenzione, è sempre attivo dal momento che collego un pedale. Infatti mi basterà accendere il Boss per sentirlo. Quindi è un FX loop di tipo seriale. Il percorso naturalmente è codesto, ovvero abbiamo tutta la parte di preamp, il send che manda l'effetto ad unità effetti esterna, poi rientro nel return, abbiamo la simulazione di power amp analogica, poi il cab simulator e poi finalmente possiamo uscire. Detto questo, ragazzi, il pedale naturalmente non ve lo tirano dietro, ha un costo, però tutto sommato se lo confrontiamo con altri brand, magari americani, magari famosi, devo dire che questo è sicuramente un livello superiore, sia per qualità, sia per dinamica, sia per feeling. Veramente hanno fatto un grandissimo lavoro e anche tutta questa diciamo così versatilità data appunto dal cambio canale, dal cambio AB, le disponibilità di uscite, quindi la possibilità di usarlo come pre, possibilità di collegarlo nel return, quindi nel power amp, la possibilità invece di collegarci direttamente ad un mix, quindi con il cab simulator, la possibilità di scegliere tra una moltitudine di impulse response veramente molto belli, fatti molto bene, veramente rende questo pedale un piccolo gioiello. Quindi diciamo che ha il suo costo, ma li vale tutti a parer mio. Detto questo, fatemi sapere che cosa ne pensate, fatemi sapere se magari lo avete provato. Io, che dire, vi ringrazio di aver visto questo video, vi invito a lasciare un like, iscrivervi al canale, cliccare sulla campanellina se vi va, sosterrete così la mia attività, il mio canale. Vi ricordo inoltre che potete fare un salto sul mio sito www.robyrocks.it, dove trovate i miei corsi, trovate materiale gratuito e anche i vari preset e i vari IR che io realizzo. Io vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao!